a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di Giona. Fu davvero inghiottito da una balena? La storia di Giona è il sorprendente racconto di un profeta disubbidiente, il quale, dopo essere stato inghiottito da una balena o un grosso pesce e vomitato su una riva, con riluttanza condusse la città dissoluta di Ninive al pentimento. Il racconto biblico viene spesso criticato dagli scettici per il suo contenuto miracoloso. Questi miracoli includono 1. Una tempesta nel Mediterraneo sia scatenata che placata da Dio. 2. Un enorme pesce disegnato da Dio a inghiottire il profeta dopo essere stato gettato in mare dall'equipaggio della barca. 3. La sopravvivenza di Giona nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti, o la sua resurrezione dopo essere stato vomitato sulla riva, a seconda di come si interpreta il testo. 4. Il pesce vomita Giona sulla riva al comando di Dio. 5. Una pianta di ricino cresciuta miracolosamente designata da Dio per fornire ombra a Giona. 6. Un verme designato da Dio per attaccare e fare seccare la pianta. E 7. Un vento afoso inviato da Dio per causare disagio a Giona. I critici considerano anche il pentimento di Ninive difficile da credere, anche se tecnicamente non si tratta di un miracolo. In realtà il pentimento di Ninive ha perfettamente senso, considerato l'arrivo straordinario di Giona sulle rive del Mediterraneo e l'importanza del culto a Dagon in quell'area particolare del mondo antico. Dagon era un dio pesce che aveva grande popolarità nel pantheon degli dei della Mesopotamia e della costa orientale del Mediterraneo. Viene menzionato diverse volte nella Bibbia in relazione ai Filistei. Immagini di Dagon sono state trovate in palazzi e templi di Ninive e in tutta la regione. In alcuni casi era rappresentato come un uomo che indossava un pesce, in altri era in parte uomo, in parte pesce, una sorta di tritone. Per quanto riguarda il successo di Giona a Ninive, l'orientalista Henry Clay Trumbull fece un'ottima osservazione quando scrisse: quale migliore presentazione a Ninive come messaggero divino avrebbe potuto avere Giona che essere vomitato da un grosso pesce. Alla presenza di testimoni, ipotizziamo sulla costa della Fenicia, dove il dio pesce era un oggetto di culto favorito. Un evento simile avrebbe inevitabilmente interessato l'imprevedibile natura degli osservatori orientali, tanto che una moltitudine sarebbe stata pronta a seguire l'apparente nuova personificazione del dio pesce, proclamando la storia della sua uscita dal mare, mentre continuava la sua missione nella città dove il dio pesce aveva il suo centro assoluto di culto. Giona in Ninive. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l'aspetto di Giona, senza dubbio sbiancato dall'azione degli acidi digestivi del pesce, sarebbe stato un grande aiuto alla sua causa. Se tale fosse il caso, gli abitanti di Ninive sarebbero stati salutati da un uomo dalla pelle, i capelli e i vestiti sbiaditi di un bianco spettrale, un uomo accompagnato da una folla di seguaci frenetici, molti dei quali sostenevano di aver visto con i propri occhi Giona vomitato sulla riva da un grosso pesce, più altre esagerazioni che avrebbero potuto inventare e aggiungervi. Giona aveva solo bisogno di generare sufficiente agitazione da essere ammesso alla presenza del re, il quale, credendo al messaggio di Giona dell'imminente condanna, avrebbe avuto il potere di proclamare un giorno di digiuno e penitenza per tutta la città. Secondo la narrazione biblica è esattamente quello che successe. Così vediamo che dopo che Giona fu vomitato sulla riva da un grosso pesce, il pentimento di Ninive segue una progressione molto logica. Per quanto riguarda l'avventura acquatica di Giona, che è il punto cruciale della storia, sebbene non esista alcuna prova storica conclusiva che Giona fosse stato realmente inghiottito da un pesce sopravvissuto per poterlo raccontare, esiste una stimolante evidenza che lo prova. Nel III secolo a.C. un sacerdote storico babilonese di nome Berosus scrisse di una creatura mitica chiamata Oannes, la quale secondo Berosus emerse dal mare per dare agli uomini la saggezza. Gli studiosi in generale identificano questo misterioso uomo pesce con una personificazione del dio dell'acqua babilonese Ea, anche noto come Enki. Il fatto curioso nel racconto di Berosus è il nome usato, Oannes. Berosus scriveva in greco durante il periodo ellenistico.
Ad Ioannes manca solo una lettera per poter dare luogo al nome greco di Ioannes. Ioannes è uno dei due nomi greci usati indistintamente in tutto il Nuovo Testamento greco per rappresentare il nome ebraico Ioan, Giona, che da parte sua sembra essere un soprannome per Yohanan, dal quale proviene il nome inglese John, vedere Giovanni 1,42. D'altra parte, sia Ioannes che Jonas, l'altra parola greca usata per Giona nel Nuovo Testamento, sono usati indistintamente per rappresentare il nome ebraico Yohanan. Nella Septuaginta greca, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico, paragonate Secondo Re 25-23 e Primo Cronache 3:24 nella Septuaginta agli stessi passaggi dell'Antico Testamento ebraico. Per quanto riguarda la I mancante in Ioannes, secondo il professor Trumbull, che sostiene di aver confermato le fonti con il noto assirologo dottor Hermann Elliprecht, prima di scrivere il suo articolo sull'argomento nelle iscrizioni assire, la J delle parole greche diventa I o scompare del tutto. Di conseguenza Ioannes, la versione greca di Giona, apparirebbe in assiro o come Ioannes o come Oannes. Trumbull, Ibid, pagina 58. Ninive era Assira. Questo significa essenzialmente che Berosus scrisse di un uomo pesce chiamato Giona che emerse dal mare per dare saggezza divina all'uomo, una convalida notevole del racconto ebraico. Berosus sosteneva di essersi basato su fonti ufficiali babilonesi per il suo racconto. Ninive fu conquistata dai babilonesi sotto il re Nabopolassar nel 612 a.C., oltre a 300 anni prima di Berosus. È piuttosto probabile, anche se ipotetico, che la documentazione del successo di Giona a Ninive fosse stata preservata negli scritti di Berosus. Se così fosse, sembra che Giona fosse stato divinizzato e mitologizzato per un periodo di 3 secoli prima dagli Assiri, che senza dubbio lo associarono al loro dio pesce Dagon, e poi dai babilonesi, che sembrano averlo incrociato con il loro dio dell'acqua Ea. Oltre al racconto di Berosus, Giona appare in altre parti delle cronache di Israele come il profeta che predisse successi militari di Geroboamo contro la Siria dell'8 secolo a.C., secondo Re 14-25. Si dice che Giona fosse il figlio di Amittai, confronta Giona 1:1, proveniente dal villaggio di Gat Heper, nella Galilea del Sud. Flavio Giuseppe ribadisce questi dettagli nell'Antichità giudaiche, capitolo 10, paragrafo 2. Giona non era un personaggio immaginario inventato per ricoprire il ruolo del profeta disobbediente, inghiottito da un pesce. Egli era parte della storia profetica di Israele. Per quanto riguarda la città di Ninive, essa fu riscoperta nel XIX secolo dopo più di 2500 anni di oscurità. Adesso si crede che fosse stata la più grande città nel mondo al tempo della sua sconfitta. Secondo Sir Austen Henry Layard, che stilò un resoconto sulla riscoperta di Ninive nel suo classico Discoveries at Nineveh, la circonferenza della Ninive maggiore era esattamente 3 giorni di viaggio, come riportato in Giona 3:3. Prima della sua riscoperta, gli scettici deridevano la possibilità che una città tanto grande potesse essere esistita al mondo antico. Addirittura gli scettici negavano completamente l'esistenza di Ninive. La sua riscoperta, nella metà del XIX secolo, fu una rivendicazione notevole per la Bibbia, che menziona il nome di Ninive 18 volte e dedica 2 libri interi, Giona e Nahum, al suo fato. È interessante notare dove la città perduta di Ninive fu riscoperta. Fu trovata sepolta sotto 2 tel, termine usato in archeologia per indicare un tipo di sito archeologico in senso generico o con il significato di tumulo, nelle vicinanze di Mosul, l'odierna Iraq. Questi tumuli erano conosciuti con i nomi locali di Kuyunik e Nubi Yunis. Nabi Yunis è il termine arabo per il profeta Giona. La città perduta di Ninive fu trovata sepolta sotto un tel antico che prendeva il nome dal profeta Giona. Per quanto riguarda la balena, la Bibbia non specifica in realtà che tipo di animale marino avesse inghiottito Giona. La maggior parte delle persone suppone che si trattasse di un capodoglio, ma potrebbe essere benissimo stato uno squalo bianco. L'espressione ebraica usata nell'Antico Testamento, Gadol Dag, significa letteralmente grosso pesce. Il greco usato nel Nuovo Testamento è ketos, che significa semplicemente creatura marina. Ci sono almeno 2 specie di creature marine nel Mediterraneo che sono note per la loro abilità di inghiottire un uomo intero. Sono il capodoglio e lo squalo bianco. Entrambe le creature
predatrici della zona del Mediterraneo, sono ben note ai marinai sin dall'antichità. Aristotele descrisse entrambe le specie nella sua Historia Animalium, IV secolo a.C. Perciò abbiamo adesso 3 dei 4 principali attori, Giona, Ninive e il pesce mangiatore di uomini. Quello che manca è il quarto attore, principale, Dio. Gli scettici deridono i miracoli descritti nel libro di Giona come se fosse assolutamente impossibile che siano accaduti. Questo è un loro preconcetto. Crediamo tuttavia che esista qualcuno capace di manipolare i fenomeni naturali in modo soprannaturale. Crediamo che egli sia il creatore del regno naturale e pertanto non è da esso circoscritto. Lo chiamiamo Dio e crediamo che egli abbia mandato Giona a Ninive per portarla al pentimento. Dio si è fatto conoscere in tutta la storia in molti modi diversi, dei quali la sua incarnazione nella persona di Gesù Cristo non è stata la minore. Non solo Gesù ci dà motivo di credere che esista chi è in grado di compiere i miracoli, ma ci dà anche la sicurezza che tali eventi sono realmente accaduti. Gesù parlò dell'Odissea di Giona come un evento storico reale. Egli lo usò come metafora tipologica della sua stessa crocifissione e resurrezione. Un altro evento miracoloso. Matteo trascrisse le parole di Gesù. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. Matteo 12, 40-41. Confronta Luca 11, 29, 30 e 32. L'evidenza è tale che ogni cristiano dovrebbe crederci senza alcun dubbio e ogni scettico dovrebbe pensarci 2 volte prima di accantonare la storia di Giona come se fosse una favola. Bene, abbiamo finito. Grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Mi raccomando, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate con il mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.